Ciao, buongiorno. Oggi uno speciale video perché parleremo di dimensione verticale salendo per un itinerario escursionistico alla Penna. Sono alla Penna, sopra, dietro le mie spalle per appunto c'è il convento di San Francesco. Attraverseremo ora anche il convento, ma questa si tratta di un video che non tocca il campo religioso, ma la bellezza di questo posto sotto il profilo naturalistico, e parleremo anche delle rocce che formano questo posto. Infatti, in mezzo a queste bellissime colline si erge questo spettacolare sperone roccioso che è bellissimo, veramente bello. A fine video ci sarà anche uno special guest. Dai, partiamo! I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Ti porto anche in un viaggio del tempo, perché andiamo indietro nel tempo. Infatti qui ho dei ricordi ed è un posto dove ho iniziato ad amare la dimensione verticale. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. Con la citazione di Dante arriviamo qui all'ingresso del santuario che attraversiamo ora in silenzio. Facciamo una breve visita al Sasso Spicco. Scendendo una ripida fenditura ci troviamo in un luogo fantastico, con un grosso masso che sembra galleggiare sopra la nostra testa. Poggiato su un solo lato, sembra che stia su per miracolo. Pensate che San Francesco passava da qui, si arrampicava da qui ed arrivava a dormire sul sasso che praticamente si trova dal lato opposto, in un passaggio che non è stato più trovato. Probabilmente un terremoto ha chiuso il piccolo passaggio. Oggi la roccia sulla quale dormiva San Francesco è facilmente raggiungibile dal convento. Sto raggiungendo le scale che facevamo quando eravamo ragazzi, da dove inizia il sentiero. Eccoci qua, alla Penna. Convento che oggi è facilmente raggiungibile, c'è un parcheggio dalla parte di qua, quindi è facilmente raggiungibile anche per le carrozzelle, hanno fatto la pista. Ci troviamo subito in un bosco fantastico. Qui vicino c'è anche un abete bianco che raggiunge un'altezza di quasi 50 metri, con una circonferenza di 4,21 metri. Ecco, recinzioni belle nuove per mettere in sicurezza questo sentiero che, come detto all'inizio, è facile, però dalla parte di qua c'è costantemente il vuoto e spesso la vegetazione inganna anche un pochino. Qui c'è veramente un salto notevole. Troviamo roccia, troviamo radici che fungono da comodi scalini.
Ecco, qui riemergono veramente tanti ricordi da questi sassi. Il mio amico Raima che le voleva saltare. Fai conto che facevamo questo itinerario ben 2 volte al giorno, quindi conoscevamo ogni singolo sasso su questo sentiero e sapevamo bene dove non spingersi, cioè soprattutto dove non usare, tipo qua. Infatti poi ci sono stati anche qualche incidente, per questo sono state messe queste cose per la sicurezza, ed uno dei punti per noi inviolabili era proprio questo, il sasso di Frate Lupo. Anche qui il sentiero passava di qua, ora di qua, però io passo uguale un attimino per vedere se riesco a ricordare qualcosa. Infatti siamo di nuovo sulla bellissima cresta rocciosa. Ora ritorniamo al nostro sentiero. Alberi secolari che un po' di storia ne avranno sicuramente vista. Sembra un bosco incantato. Fermo la musica, non so se si sente il cinguettio degli uccelli, un po' di vento e silenzio assoluto. Forse un folletto gnoma alle mie spalle. Guarda qua che bellezza. Di nuovo. Di nuovo il vuoto. Fantastico. Entra in testa anche di un ragazzo adolescente, dei ragazzi diciamo in fase adolescenziale, dove San Francesco era visto come una persona che si riusciva ad arrampicare in punti che quell'altri non riuscivano. Se lo guardiamo al di fuori del campo religioso, per noi era veramente un mito, perché era una persona che dormiva nella natura, che dormiva col freddo, che dormiva sulle rocce, cioè praticamente un arrampicatore perfetto. Ci vedo un po' di quello stile alpino, leggero, fatto di pochissime cose e di contatto con la natura. Ci siamo, la penna. Guardate la conformazione di questa roccia. La cima del monte Penna è formata dalle calcareniti della formazione di San Marino. Si possono vedere segni da livelli con strutture modulari proprio in questi affioramenti presso la vetta. Si tratta di un esempio di stratificazione incrociata, tipica dei depositi di mare non molto profondi mossi da forti venti e correnti costiere. Ma ora andiamo in un posto segreto, la nostra roccia. Anche qui è stato transennato perché ci sono morti defrati, però vi porto in quello che era la nostra roccia. È qui che è iniziata la mia passione per il sassismo, una cosa che oggigiorno è una cosa di moda, viene fatta con tappetini e con tutte, diciamo, le sicurezze, ma quando ero giovane ragazzo era semplicemente provare a salire
su questa roccia, sentire l'aderenza, la presa delle mani, dei piedi, questa roccia fantastica e la gestione della dimensione verticale. Seduto qui come 40 anni fa, dove da ragazzi ci si sedeva qui, si chiacchierava e spesso si parlava semplicemente dei nostri sogni, i sogni che tutti i giovani ancora oggi hanno. Un sogno che ho realizzato perché oggi sono riuscito a portare mia madre quassù e che devo ringraziare. Ora scendo per farvi vedere lo special guest di questo video. Ed ecco qui l'ospite speciale di cui avevo parlato prima, la madre del nonno. Ciao, ciao a tutti. Dalla Verna per oggi è tutto, un abbraccio dal nonno. Un grande abbraccio anche da parte mia. E come sempre, buona montagna a tutti!